che vuoi, non c'è senso. Spesso vado via, cerco dentro, viaggio dentro me, fa silenzio. Piove fuori. Stiamo tutti male. Ammetti che stai male e ti sentirai meglio. Nei paesi di lingua inglese ed anche nordico-germanici è diffuso il concetto del gruppo d'incontro o encounter group. È un cerchio di condivisione autentica, se volete un po' hippie, se per questo intendiamo riuscire a dirsi quanto ci si ama o ci si detesta, con candore, con sincerità, con brutale compassione. E uso il termine hippie perché ha assunto delle connotazioni spesso negative dagli anni 60 a questa parte. Sarà perché ci siamo imborghesiti spiritualmente. Se ti dico quanto ti amo o ti detesto, oggi, con candore, con sincerità, con brutale compassione, mi prendi per un hippie? Sarà perché ci siamo imborghesiti spiritualmente? Se nasci prima del XIX secolo posso farti mio schiavo. Se nasci donna prima del XX secolo non solo non voti, ma sei considerata sesso debole e inevitabilmente trattata da tale. Se nasci prima del 1959 ti possiamo rinchiudere in un manicomio per motivi morali. Decisi da chi poi? Mi prendi per un hippie. Ma torniamo ai nostri giorni. Chi di noi non ha mai utilizzato la parola tossico? Ma la stragrande maggioranza delle dipendenze possono spiegarsi in termini di autocura da problemi che abbiamo tutti in maniera più o meno pronunciata, come ansia e depressione. Un italiano su 3,5 vive con problemi di salute mentale. Ogni 3 o 4 amici o parenti ne soffrono. Ogni 3 o 4 persone nel tuo quartiere. Mi prendi per un hippie? Mi prendi per un hippie? Beh, allora mi sa proprio che ci siamo, imborghesiti spiritualmente. O lo siamo sempre stati? Ogni 3 o 4 amici o parenti ne soffrono. Ogni 3 o 4 persone nel tuo quartiere. La domanda che viene spontanea è: ma dove si nascondono queste persone? Perché io considero il conformismo e la mancanza di autenticità come carenza di salute mentale, una versione soft di un disturbo più apparente, di un disturbo meno politicamente corretto. Dove ci nascondiamo quando stiamo così noi? Ma non è solo mancanza di coraggio, è mentalità, è cultura. E che mentalità è quella della serie che uno o sta fuori di testa o sta bene e non c'è niente nel mezzo? C'è solo il mezzo, c'è solo il mezzo, c'è solo il mezzo. Non sei capaci di capire, di sentire, dimmi come mai.
domanda più inquietante. Ma noi ci stiamo sempre così. Se sei conformista nel far vedere al mondo quello che pensi che il mondo di te approvi, di te celebri, stai giocando una partita in difesa, un catenaccio a oltranza, perché a porte chiuse vivi una doppia vita, un segreto col tuo cuore, il tuo cuore al quale non hai detto, che porti il trucco e reciti. Autenticità! Stiamo tutti male. Ammettilo. E ti sentirai meglio. Stiamo tutti male. Stai male oggi? Anche solo un po'. Ammettilo. E ti sentirai meglio.